Ah, what you wanna boom, bim, boom, 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 boom. Buongiorno a tutti. Oggi la giornata, siamo andati già un attimo al Mercadona. Ora prepariamo il pranzo. Che tu fai l'insalata, mi sembra, e la Roberta fa la pasta ragù? Sì. Però lei aveva detto che aveva dell'insalata che gli stava andando. Sì, Ah, te l'ha data lei? L'ho fatto tutto insieme. Questa sera ci finiamo la ciccia. Sì. E oggi andiamo a prendere la batteria per casa su 4 ruote nuova. Giusto per iniziare l'anno bene. Avevi dei dubbi? E niente, la giornata oggi splende un sole che ve lo dico a fare. Guardate che bellezza di tempo che ci abbiamo. Prepariamo per il pranzetto, ci vediamo dopo. Dai tutti il buongiorno, su. Buongiorno, sì, dottore, sei un monello. Dai, che la gente poi dice che non parli, non fai le cose e poi non ti guardano più i follower, Monello che non sei altro. Guarda, gli faccio salutare Bernice. Eccola che arriva, la mia Monella, l'altra bambina Monella. Siete due Monelli. Uno per una cosa e uno per l'altra. No, te ne vai, brava. Sei Monello perché fai sempre arrabbiare, che ti muovi, che voli ovunque, che non devi. Dalla regia hanno chiamato che è pronta la pappa. Andiamo a vedere. Casa Vianello? Esatto. Fusilini e ragù. Buon appetito. Buon appetito. Anche il Cristian oggi si è ripreso un po', che ha avuto un po' 2 giorni così. Sì, diciamo che quel cino non è stato tanto... No, che bella idea. Pappa fatta, ora ci prepariamo che andiamo a prendere la batteria nuova per casa su 4 ruote. Così iniziamo bene l'anno. Ci voleva. Allora, ci siamo messi in movimento, siamo venuti alla tienda Animal per vedere per Bernice. Non posso spegnere il mezzo perché sennò poi non parte più, devo rifarlo partire con l'avviatore. E intanto andiamo a fare questa commissione. Ho trovato la gabbietta per Pippo, guarda. Piccolina, occupa poco spazio. Ci divora se lo metti di dentro. Bella piccolina. Bella questa? Questa è bella perché c'ha le sbarre anche. Un po' tutta storta. Vabbè, in esposizione. Allora, queste sono un altro modello ancora più meglio in teoria, no? Sì, sono sempre uguali, simili a quelle lì che le davamo l'anno scorso. L'Advance. Però questa è ancora più delicata. Per perché è per proprio dermatiti allergie. e tutte le allergie alimentari. Siccome Bernice ha un sacco di allergie alimentari, quindi queste sono il top del top in teoria. Speriamo in bene, crociamo le dita perché 20 euro 2 kg di crocchette. No, perché in 2 mesi abbiamo buttato via 2 sacchi da 75 euro l'uno. Speriamo in bene. Vediamo cosa succede. Ora andiamo a prendere la batteria per casa su 4 ruote. Arriva Babbo Natale con il pacco. Batteria nuova presa. E anche per il 2024 Babbo Natale è arrivato. Abbiamo già speso soldi. Se no mica va bene, non si può mica stare così senza spendere soldi, Vabbè, va. Meglio non commentare. Dopo la batteria abbiamo cambiato spot oggi, siamo in parcheggio vista dune. In teoria una volta era vista mare. Adesso ci sono le dune, hanno tirato la sabbia dalla spiaggia. E ho preso la batteria e l'interruttore dello stop, perché l'altro giorno il Claudio mi ha detto guarda che gli stop non si accendono, e ho detto sicuramente se non va nessuno è l'interruttore. Allora l'ho preso, sì, dove abbiamo mangiato, sì. La torre quella lì. La pizzeria era lì dietro. Sì, però essendo vicino possiamo andarci a mangiare la pizza. Basta pizza. E ora andiamo a berci un caffettino. Ci siamo fermati alla Dolce Vita, probabilmente un locale italiano, così facciamo aperitivo col cappuccino. Una cagnetta. Femminuccia. E ci prendiamo qualcosa qua, che alla fine siamo dietro dove siamo venuti a mangiare a pranzo a Natale, quindi a 1 chilometro avremmo fatto a piedi. Niente, alla Dolce Vita non ci hanno accettato, nel senso che 25 minuti dopo che eravamo seduti lì abbiamo visto il panorama, abbiamo visto tutto, ma nessuno veniva a chiedere niente. Parecchie persone altre persone si sono alzate
perché non li consideravano tavoli da sparecchiare, vabbè. Fa parte del gioco, cambiamo meta, non è un problema. Tanto siamo nel lungomare, ce n'è locali, non è... l'offerta non manca. Questa è una delle torri, che poi ce n'è una anche più avanti, che era della fonderia che estraevano il piombo. Estraevano praticamente la materia prima nelle rocce, nelle montagne di Malaga, lo portavano qua veniva fuso ed essendo sul mare veniva poi esportato, ed è una di quelle industrie che ha fatto esplodere Malaga a livello di economia, di costruzione e via dicendo. E dentro c'è dal vetro, ora c'è buio e non si vede, c'è un pendolo che è attaccato con la cima per vedere quando, se dovesse storgersi. In effetti è leggermente storta, ora non so se per un fatto di anni che è lì con le correnti, i venti, quindi appena inclinata, ma centimetri. Ora abbiamo trovato un altro localino, andiamo, vediamo se qua ci accolgono meglio. Anche qui abbiamo trovato comunque ci siamo seduti, è arrivata subito, no, qua non si effettua il servizio a tavolo, vai dentro, ti prendi ordini, prendi quello che devi prendere, vieni fuori, ti siedi al tavolo e bevi. Acqua tonica, una bella infusione di menta poleo e 2 cervessette. Per la Jessica non sta bene, ma non sta bene con io. Un po' di mal di stomaco. Siamo tornati alla base. Il Cristian si è messo qua a giocare alla play. Qui c'è il vostro amico fuori. Amore Monnello. Ora andiamo là. Prepariamo qualcosa per la cenetta. Ora voglio fare il test della batteria per capire a quanto è, e lo faccio anche di nuovo su quello che ci ho montata per capire cosa mi dice. Vediamo. Cosa prepari tu, mo? Quello che ti trovi davanti al piatto mangi, non voglio sentire né beh, né ba, né bu. Lenticchie. Ho visto già olio, aglio, così fai pasta e lenticchie. Questo c'è. Se no c'è il ristorante là più avanti. Mi sa che vado a fare un giro. Ora il test che voglio fare, col marchingegno che ho preso che serve per testare le batterie, faccio la prova alla batteria perché l'altro giorno mi diceva che era da sostituire al 26%, ma siccome oggi abbiamo fatto un po' di strada sono curioso di vedere se è cambiato qualcosa. Mettiamo la pinza positiva al positivo e negativa al negativo. Si accende il nostro display e facciamo test batteria. Enter, batteria normale, 720 di spunto in ampere, direi che è corretto, sì. Sta facendo un'analisi e in effetti mi dice che è da sostituire. È salita leggermente la salute, è salita a 33 dal 23-24 che mi diceva, perché oggi abbiamo fatto un po' di chilometri, quindi si è un po' ripresa, però sostituire. Ora andiamo a fare lo stesso test, anzi lo stampo, perché io faccio così e mi stampa pure lo scontrino. Andiamo a fare la stessa cosa sull'altra batteria e vediamo le differenze. Stessa procedura in diretta. Attacchiamo pinzetta sul negativo, pinzetta sul positivo, lui si accenderà e già ci sta dicendo che la batteria è a 12,74. Gli facciamo un test della batteria, gli diciamo che è una batteria normale, enter, fa l'analisi, dovrebbe dirmi 100% perché è nuovo, non l'ho ancora montata. Sì, dice batteria buona, salute 93%, carga al 100% 12,7 perché bisogna fargli un ciclo. Ora io cosa faccio? Stampo, che mi dà tutti i dati, e la metto sotto carica fino a domani mattina, così almeno domani mattina prima di montarla ha fatto un ciclo di carica. E poi quando la monto gli faccio anche la prova a gomito, ovvero sotto sforzo in avviamento, e poi vabbè, in avviamento so già quanto che funziona l'alternatore, non è un problema. Vamo. Ok, batteria messa sotto carica, impostazioni normali perché comunque è una batteria nuova, e domani la troviamo bella piena. È già nella fase di assorbimento perché comunque non è vuota, ma almeno la montiamo che è perfetta. Carica al 100%, fa il suo primo avviamento che è bella piena, non ci manca niente. Ho voluto prendere la più grossa che mi ci stava lì come dimensione, come potenza, perché dandogli tanto carico, alternatore, DC e via dicendo, almeno, cioè, diciamo che in teoria se quella lì ha retto 4 anni, questa potrebbe durarne 8 con le potenze che ha, però è tutto da valutare quello. Speriamo che almeno faccia i 4 anni, già sarebbe tanta roba. Tutti a fare la pappa prima di noi. Pippo che mangia il riso integrale con i pisellini, Bernice che mangia
macinate con le zucchine e le carote che le ha fatto Jessica. Jessica che fa la pappa, Christian mi sa la pasta al burro e noi abbiamo le paste e lenticchie. La che gioca la play. E anche oggi siamo arrivati a fine giornata, ragazzi. Ce n'è stato da fare anche oggi, però buona. Oggi è stata una giornata non produttiva al massimo perché abbiamo speso i soldi per la batteria. Però siamo rientrati del costo di Starlink, Elon Musk, perché alla fine siamo giunti al punto che non ce n'avevo più voglia di mettere su, giù, quindi basta, ci siamo tolti quella, ho rimesso l'illimitato con il router, così anche il movimento ce l'abbiamo. Per ora c'ho la menata che devo ricambiare tutte le password da tutte le cose. Però scusa, è di nuovo il router di prima, con le stesse password. Però ogni cosa è impostata, che era impostata sulla password dell'altro e devi rispostarli su questi. Alex, come stai? Purtroppo non riesco a connettermi a internet. Sembra un problema del tuo dispositivo. Sì, stai zitta. Prova a riavviarlo. Basta! Sarà connesso a internet. Non mi cago. Ricollega il dispositivo eco alla linea. Lo so, l'ho capito cosa devo fare. Non devi continuare a parlare mezz'ora, era solo per capire se è ricollegata. O non te lo chiedo più. Faccio questo lavoretto così mi tolgo anche questo di mezzo per i sensori, telecamere, tutto quello che c'è da controllare. E un'altra cosa in meno. Che fai lì tu? Ora della cena. Pasta, no, riso e lenticchie. Proprio buona con la pasta. Sì. Il riso non ci sta benissimo, sinceramente. Però vabbè. Il mini bro invece tortellini al burro. Perché lui, figurati, si mangia 2 lenticchie. Fanno male le lenticchie. Ah, già è vero. Dice anche Pippo. Andiamo a fare la nanna? Fatta la cena, Bernice, ci mettiamo la cuccetta e andiamo a fare la nanna, forza. Buonanotte a tutti ragazzuoli. Mettiamo la cuccetta a Bernice e andiamo a fare la nanna. Qui le mie spalle sono già a letto. Io metto sotto carica ora la GoPro e vado anche a letto. Cuccia a Bernice e ci vediamo domani. Buonanotte. Il buongiorno si vede dal mattino. Hanno creato queste dune di sabbia e dietro c'è la spiaggia, poi andiamo a farci un giretto, ma prima andiamo a sostituire la batteria di casa su 4 ruote. Le abbiamo fatto fare il ciclo e nel storage vuol dire che ha finito la sua carica. Buongiorno signorina Roberta. Buongiorno signor Claudio. Buongiorno, Si sentono in casa su 4 ruote quando si svegliano, no? Compressore, aprono, urlano. Svegliamo tutti noi. Ah, ok. Tiro via il sedile. Ho già tolto la cinghia, 4 bulloni, ora via il sedile e si va a lavorare là sotto. Sto iniziando a staccare un po' di cavi, cavetti, ma ora poi valuterò di fare un sistema più meglio assai, no, non si dice. Un sistema molto più, perché avevo messo tutti i negativi qua io di CDC, cose varie, qua i positivi. Cerco di farlo ancora più pulito e più semplice in caso di dover smontare la batteria, ma lasciare solo un cavo e un cavo. Continuiamo a lavorare, ce n'è sempre da migliorare, bisogna sempre migliorare. Niente ragazzi, per montare una batteria ho smantellato il camper, ho tirato fuori di tutto. No vabbè, già che c'ero ho rifatto un po' di cablaggio, accorciato, sistemato, pulito bene, ho rifatto tutto bene. Ora è arrivato il momento X, bisogna mettere la bambina. Ok, bimba sistemata, ci ho rimesso anche i coperchietti qua ci ho messo una fascetta perché è più gordo e non ci stava. Più gordo vuol dire più grosso. Però almeno stanno belli isolati, poli, non si muove né a destra né a sinistra, non va da nessuna parte perché c'entra proprio a 1 centimetro. Ora prove e poi andiamo a vedere con il marchingegno anche cosa dice. Allora le attacco il marchingegno e vediamo intanto cosa dice. Ok, qua è tutto spento, test batteria, enter, analisi. Ok, test batteria è fatto, funziona alla grande, si mette molto bene. Ho rimesso a posto questo, ora cambio anche l'interruttore, questo è quello vecchio e andiamo a metterci quello nuovo, così anche questo è fatto. Lavoretto finito, ora andiamo a fare la pappa che hanno fatto un po' di ciccia, andiamo a vedere cosa ci offrono, cosa ci offre il convento oggi. Oh, vabbè. Niente, non si mangia oggi. Non si mangia? No. Bah, io vedo la roba buona qua, vedo della ciccia, delle patate. Tu mangi l'insalata. Non ci siamo. Ah, qua sì, ora sì. Buon appetito. Buon appetito. Pranzetto fatto, resettato tutto, sedile rimontato. Ci muoviamo che andiamo a lavare Bernice, lì a Micas dove avete già visto l'altra volta. E poi se è presto ci fermiamo lì a Micas, facciamo magari 2 passi, andiamo a vedere come sono le aree picnic lì. E poi ci muoviamo, torniamo bene al Maden, ecco. Vamo.
Partiti da quelli di Malaga. Non vi abbiamo neanche fatto vedere il mare, perché c'erano le montagne che ci dividevano e quindi lo vediamo la prossima volta. Tanto qua ci siamo già stati, lo conosciamo come posto. Arrivati al car wash, quello di Cala de Micas, il nostro ormai di fiducia della zona. Iniziamo a lavarla. Bagnettino, Ma non è tanto contenta, Bernice? Aiuto! doccia. Metto il secador? Sì. Ah, adesso vola di tutto. Peli, acqua, di tutto. Che bella pulita, amore. Adesso è un po' offesa. Doccina finita. Adesso sarà un po' arrabbiata e un po' offesa Bernice con noi, vero amore? Come sei bella pulita, amore! Profumi! Sei di nuovo bianca e marrone, non nera e marrone. Com'è bella quando è tutta pulita. Adesso è un po' arrabbiata. Niente, Angela è andata a avvisare Roberta e Claudio che non so cosa vogliono fare, se andiamo in là verso Benalmádena o se ci fermiamo qua, non lo so, non ho ben capito. Ci vediamo tra un po', così vi farò sapere. Buona, ripartiamo. Sono tornata alla base, abbiamo deciso ci fermiamo un attimo qui a Cala de Micas, così vi facciamo vedere i signori com'è. Tanto è presto per tornare là. 4:15, sì. Vamo. Uniamo l'utile al dilettevole, siamo venuti già qua a Micas a farli vedere anche a Roberta e Claudio l'area picnic, quella che già avevamo visto l'altra volta, che volevamo venirci, che è molto carina. Io non so perché mi ricordavo che era più avanti dove c'è il parcheggi in discesa, invece no, è qua. No, perché c'è anche qua, tutto il pezzo anche qua, che sono un pochino che più qua inizia un po' la discesa e c'è tutto il parco. Una volta si potrebbe venire. molto bello. Ora andiamo a parcheggiare dove ci sono tutti gli altri camper e andiamo a fare 2 passi. Eccoci nei vicoletti di la Cala de Micas. Ora andiamo un po' sul paseo marittimo lì, così vediamo com'è la situazione. Sempre molto bella comunque, ce la ricordavamo così e così è rimasta. Anzi, hanno rifatto tutta questa strada qui, che prima era di asfalto, ora l'hanno fatta tutta ciotolata, sempre che passano le macchine. E qua abbiamo nuovi investitori di la Cala de Micas. Alti prezzi? Niente investitori, dai. Dopo una mezza passeggiata, logicamente cosa facciamo? Tappa Barreto a far merendina. Vediamo cosa prendiamo. Tra l'altro c'è anche una canzone sottofondo italiana, ma devo parlare se non mi danno copyright. Laura Così. E Jessica abbiamo preso la tortina di mela che ce la stiamo già sbranando. Lì c'è una girella strana che non è proprio quella che voleva la Roberta. Sempre la solita sfiga. Ma la facevano cambiare. Va bene, buona. Mi sa che il migliore è il Claudio. Te lo sapevo io. Eh? Te lo sapevo io. Ah, ok. Ci metti il buio. Vediamo cosa ci dice Il poi. caffè non è andata buona. Siamo tornati alla base e ci siamo spostati col camper e ne approfittiamo di venire all'Aldi qua di Cala de Micas a fare un po' di spesa. Dopo siamo pronti in ordine senza problemi. L'hai trovata? Sì? No. Vabbè dai, fa niente. Vamo. Dovevamo prendere solo 2 cose, ma come sempre abbiamo riempito il rullo tra noi e i signori. La signorina Roberta e il signor Claudio. Il signorino Claudio. Prima la magari mamma c'era- e il papà. Sì, i figli acquisiti. Ci siamo, direzione Benalmádena. Salutiamo la Cala de Micas, ci vediamo alla prossima e vi lasciamo con questo tramonto, guardate che spettacolo. Direzione Benalmádena Beach. Partenza, guardate che bello. Siamo passati dall'interno di la Cala de Micas, tutta illuminata. Che carino. Bella? Sì. Fatto bellissimo. E 3 anni fa quando eravamo qua non mi sembrava che era così, sinceramente, così tanto illuminata. C'erano questi qua sui pali. Hanno fatto i soldi.
Ha aumentato il fatturato, hanno aumentato. Bello, bello, bello. Niente, si parte per Benalmádena. Che c'è già chi ci aspetta dal Portogallo, sono arrivati i clienti, bisogna elettrificarli. Quindi arriviamo. Lo vedrete nei video. Altra famiglia, full timer, altra famiglia che vedendo i nostri video si è innamorata di Benalmádena, quindi loro già erano in Portogallo, volevano venire qua e visto che c'è da elettrificarli un po', alla fine hanno deciso di venire qua prima e godersi un po' Benalmádena, così noi che già che siamo qua gli diamo un po' di dritte, consigli del Polo Dorado, la lavanderia, piuttosto che sai, tutte quelle cose lì che fa piacere sapere, ecco. Fermati a Benalmádena a fare un po' di gasolio. Il prezzo è sceso a 1,298, stiamo rifornendo, quindi riempiamo anche le taniche dell'acqua col gasolio, costa meno che l'acqua. Sì, mi sa di sì. Buono, dai. E poi Al parcheggio. al parcheggio. È arrivata l'ora della pappa, siamo tornati a Benalmádena, abbiamo conosciuto i signori, abbiamo fatto il briefing di saluto. Domani chiediamo se vogliono comparire anche loro nei nostri video perché ci seguono, però chiediamo il permesso se vogliono essere ripresi e presentati. Alexa, metti 13 minuti. 13 minuti, a partire da ora. Grazie. Cosa fai di buono? Dov'è di buono? Riso in bianco. Riso in bianco perché Cristian è disturbato di pancia e quindi mangiamo tutti il riso in bianco, che male non ci fa, perché non ho voglia di fare 200 cose. Io vado a kebabare. Come mio bambino, questa mortadellina qua, questo cipollotto qua, questo cipollino qua. Stasera cena del cinesino, mangiamo il riso in bianco. No. E Pippo mangia il parmigiano. Buon appetito. Buon appetito. Finita la pappa andiamo a prenderci il caffettino dai Beni Mar. Vieni anche tu Pippo?